c'è di strano nel fatto che Utami Hayashishita abbia schienato Sayaka Mitani a The Conversion? La risposta è assolutamente nulla. Anzi, sulla carta è un risultato persino logico. Stiamo parlando di due delle wrestler più forti dell'intero roster Stardom, due atlete che hanno scritto pagine importantissime della compagnia e che, quando si ritrovano sullo stesso ring, possono vincere entrambe senza che nessuno si sorprenda davvero. Eppure, questa volta, il risultato finale è quasi il dettaglio meno importante dell'intero incontro. Perché ciò che è accaduto pochi istanti prima del conto di tre e soprattutto quello che abbiamo visto nel backstage subito dopo potrebbe aver acceso una miccia destinata a esplodere nei prossimi mesi. Una miccia che porta un nome ben preciso: Hate. E ancora più nello specifico il rapporto sempre più complicato tra Sayaka Mitani e Momo Watanabe. Oggi voglio raccontarvi perché, secondo me, questa storia merita tutta la nostra attenzione e perché potremmo essere davanti ai primi segnali di una delle storyline più interessanti dell'anno. Partiamo dall'inizio. Sabato 20 giugno è andato in scena The Conversion, uno dei pay-per-view più importanti dell'estate targata Stardom. Nel corso dello show abbiamo assistito a un Hate Woman Tag Team Match che vedeva contrapposte da una parte Utami Hayashishita insieme alle Neo Genesis, SLK, Azumi e Miyu Hamasaki, mentre dall'altra parte c'era Hate rappresentata da Sayaka Mitani, Konami, B. Priestley e soprattutto dalla rientrante Momo Watanabe. Ed è proprio il ritorno di Momo a rendere questa vicenda ancora più interessante. Dopo 7 mesi di assenza a causa dell'infortunio riportato a novembre 2025, molti tifosi aspettavano con impazienza il suo rientro. Momo non è una wrestler qualunque, è stata una delle figure simbolo della Stardom moderna, uno dei volti principali di Queen's Quest insieme proprio a Utami e Saya e dopo il clamoroso turnil di qualche anno fa è diventata uno dei pilastri di Oedo Tai prima e di Hate poi. Il suo ritorno rappresentava un enorme rinforzo per la stable Hill, già ricca di talento e considerata da molti fan la fazione più dominante della federazione. Il match, come prevedibile, è stato intenso. Da una parte l'alchimia delle Neo Genesis, dall'altra tutta l'esperienza e la cattiveria delle ragazze di Hate. E, come spesso accade, quando questa stable è coinvolta, gli ultimi minuti dell'incontro, si sono trasformati nel caos più totale. Interferenze, distrazioni, colpi alle spalle. Insomma, il classico copione che conosciamo ormai benissimo. Ma è proprio nel momento decisivo che succede qualcosa di estremamente interessante. Momo Watanabe entra in azione con la sua iconica mazza da baseball. L'obiettivo è chiarissimo: colpire Utami Hayashishita e permettere così alla Phoenix Queen di portarsi a casa la vittoria. Un piano perfettamente in linea con il modo di agire della stable. Solo che qualcosa va storto. Utami evita il colpo e quella mazza finisce dritta dritta contro Sayaka Mitani. Un errore? Un incidente? Oppure qualcosa di diverso? Pochi istanti dopo, Saya, completamente vulnerabile, Utami ne approfitta immediatamente, connette la sua devastante mossa finale e ottiene lo schienamento vincente. La partita è finita. Utami festeggia, le Neo Genesis festeggiano e perde. Ma il vero spettacolo deve ancora cominciare, perché mentre la Hayashishita e le sue compagne celebrano la vittoria, la regia ci mostra Momo Watanabe avvicinarsi a Sayaka Mitani. Il linguaggio del corpo racconta moltissimo, sembra quasi volerle parlare, volerle chiedere scusa, forse provare a spiegare
quanto appena accaduto. Saya però non vuole sentire ragioni, la respinge senza alcuna esitazione, un gesto secco, freddo, quasi di disgusto. Ed è qui che personalmente ho iniziato a drizzare le antenne, perché una reazione così forte non nasce soltanto da un errore commesso durante un match. Quella reazione sembrava il risultato di qualcosa che covava già da tempo. Ed è effettivamente è proprio ciò che abbiamo scoperto pochi minuti dopo nel backstage. Le due wrestler vengono intervistate separatamente. Saya Kamitani è visibilmente irritata. Non cerca scuse per la sconfitta, ma punta immediatamente il dito contro Momo Watanabe. E soprattutto pronuncia una frase che, secondo me, è il vero cuore di tutta questa vicenda. Dice che questa è la seconda volta che accade una cosa del genere. La seconda, non la prima, ed è impossibile non collegare immediatamente le sue parole a quanto successo durante All Star Grand Kingdom 2026. In quell'occasione Saya Kamitani difendeva il World of Stardom Championship contro Sayaka Kurara. Anche lì Momo cercò di intervenire illegalmente. Anche lì il suo attacco colpì Saya invece dell'avversaria. Il risultato? Kurara riuscì a conquistare la Red Belt. Quindi pensateci un attimo. Due episodi praticamente identici, due errori, entrambi costati carissimi a Saya. Due sconfitte pesantissime, la perdita del World of Stardom Championship e adesso una sconfitta importantissima contro Utami. E tornando all'intervista post-match, Saya dice apertamente di iniziare a dubitare della buona fede di Momo. Ed è una dichiarazione enorme, perché non stiamo più parlando di un semplice incidente, stiamo parlando di sospetti, di fiducia che viene meno, di crepe all'interno della stable. Ma anche le parole di Momo meritano grande attenzione. Sì, perché invece di mostrarsi pentita o cercare di ricucire il rapporto, decide di attaccare frontalmente la sua compagna. Secondo lei, è Saya ad essersi rammollita. È Saya la responsabile della sconfitta. È Saya la vergogna di Hate. E arriva persino a dire che se la stable ha perso gran parte del proprio dominio, la colpa è soltanto della Phoenix Queen. Una dichiarazione pesantissima, quasi una dichiarazione di guerra. Ed è proprio questo il punto. Entrambe sembrano ormai convinte che il problema sia l'altra. Non esiste più fiducia, non esiste più unità, esiste soltanto il sospetto. Ora, naturalmente dobbiamo fare attenzione a non correre troppo con la fantasia. Potrebbe davvero non succedere assolutamente nulla. La Stardom ci ha abituati più volte a piccoli dissapori che poi si sono risolti nel giro di poche settimane. Ma questa situazione, mi sembra diversa, perché c'è una continuità narrativa, c'è un precedente e soprattutto c'è una costruzione che sembra essere stata studiata con molta attenzione. Gli errori di Momo, non sono casuali, sono due, entrambi decisivi, entrambi ai danni della stessa persona. E allora la domanda diventa inevitabile. Momo lo sta facendo davvero apposta? Oppure è semplicemente Saya ad essere ormai completamente paranoica? Ed è qui che la storia diventa davvero interessante, perché entrambe le interpretazioni funzionano. Se Momo stesse realmente sabotando Saya, allora ci troveremo davanti a un tradimento interno destinato a cambiare completamente gli equilibri di Hate. Se invece Momo fosse innocente, allora sarebbe Saya a stare lentamente perdendo fiducia nelle proprie compagne, lasciandosi divorare dalla frustrazione delle continue sconfitte. In entrambi i casi, la conseguenza è sempre la stessa. La stable rischia di rompersi. E qui arriviamo alla parte forse più intrigante.
chi potrebbe effettuare il tour phase? Perché se davvero assisteremo a una separazione, è difficile immaginare che entrambe rimangano heel. Sayaka Mitani rappresenta un caso molto particolare. Da quando è entrata in 8 ha completamente rivoluzionato il proprio personaggio. È diventata molto più spietata, arrogante e aggressiva. Eppure, sotto questa nuova veste, molti fan continuano a vedere la vecchia Saya, quella ragazza sorridente, determinata e amatissima dal pubblico. Un eventuale ritorno phase sarebbe assolutamente credibile, anzi potrebbe trasformarsi in una delle redemption story più importanti degli ultimi anni. Dall'altra parte abbiamo Momo Watanabe, una leader che ormai da tantissimo tempo incarna perfettamente il ruolo della heel, fredda, violenta, cinica, una leader naturale quando si tratta di interpretare il personaggio della cattiva. Vederla improvvisamente diventare face sarebbe sicuramente più complicato, ma non impossibile. Decisamente più difficile però, quello sì. Ecco perché se dovessi fare una previsione oggi, direi che la candidata principale a lasciare Hate sarebbe proprio Sayaka Mitani, anche se esiste una seconda possibilità, ovvero che sia Momo a essere espulsa dalla stable dopo aver perso definitivamente la fiducia delle compagne. Sarebbe uno scenario completamente diverso, ma altrettanto affascinante. In fondo Hate è una fazione che si fonda sul dominio, sulla forza e sulla lealtà interna. Se una componente viene percepita come un problema, eliminarla potrebbe diventare la scelta più naturale. C'è però un altro dettaglio che mi ha colpito: le parole utilizzate da Momo. Non si è limitata a criticare Saya, ha detto che Hate sta perdendo il proprio dominio a causa sua. Questa frase va oltre il semplice litigio personale, qui si mette in discussione il valore stesso della Phoenix Queen. Ed è proprio così che molto spesso iniziano le guerre interne nelle stable. Prima arrivano le frecciatine, poi le accuse, poi gli scontri verbali e infine il tradimento. Abbiamo visto dinamiche simili tantissime volte nella storia del Joshi Poloresu e del wrestling in generale. Per questo motivo faccio fatica a credere che tutto finisca qui. Anzi, più ci penso e più mi sembra che la Stardom stia volutamente piantando piccoli indizi destinati a germogliare nelle prossime settimane. Magari assisteremo ad altri errori, magari vedremo altre tensioni, magari arriverà un match in cui Saya e Momo saranno costrette ancora una volta a collaborare e forse sarà proprio lì che tutto esploderà definitivamente. Naturalmente queste sono soltanto mie teorie, al momento non esiste alcuna conferma ufficiale che Hate sia destinata a sciogliersi o che una delle due wrestler stia preparando un turn phase. Però il wrestling vive proprio di questo: osservare ogni dettaglio, interpretare gli sguardi, analizzare le dichiarazioni, provare a capire quale direzione stia prendendo una storia prima ancora che venga raccontata apertamente. Ed è anche questo uno degli aspetti che rende la Stardom così affascinante. Le storyline raramente vengono costruiti con eventi improvvisi, molto spesso sono piccoli tasselli che, messi insieme nel corso di settimane o mesi, finiscono per dare vita a qualcosa di molto più grande. Ed è esattamente la sensazione che sto provando in questo momento. Magari tra un mese ci ritroveremo a ridere di questa teoria perché Sai e Momo avranno già chiarito tutto, oppure ci ritroveremo a dire che i segnali erano davanti ai nostri occhi fin dall'inizio. Io personalmente propendo decisamente per la seconda ipotesi, perché due errori identici nello stesso contesto contro la stessa compagna e con conseguenze così pesanti sono davvero troppi per essere soltanto una coincidenza. Forse Momo sta davvero giocando una partita tutta sua, forse Saya sta finalmente iniziando ad aprire gli occhi,
Oppure, più semplicemente, entrambe stanno percorrendo strade destinate a separarsi molto presto. Una cosa però è certa: da oggi in avanti ogni singola interazione tra Sayaka Mitani e Momo Watanabe avrà un significato diverso. Ogni sguardo, ogni tag effettuato durante un match, ogni intervento a bordo ring e ogni intervista nel backstage saranno elementi da osservare con la massima attenzione. Perché quando la fiducia viene meno e anche la stable apparentemente più dominante può iniziare lentamente a sgretolarsi dall'interno. E adesso voglio conoscere anche il vostro parere. Secondo voi Momo Watanabe sta davvero sabotando Sayaka Mitani oppure si tratta soltanto di una serie di incredibili coincidenze? Pensate che Hate sia davvero vicina a una spaccatura oppure credete che tutto rientrerà nel giro di poche settimane? Scrivetemelo qui sotto nei commenti perché sono davvero curioso di leggere le vostre teorie. E se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella per non perdervi tutti i prossimi approfondimenti dedicati al mondo della Stardom. Noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye!